Ciao amici, benvenuti nel canale FunKashkai. Oggi andiamo a provare una nuova dashcam della GKU modello D1000. Allora, ripeto, ha ben tre canali. Il canale principale può registrare fino in 4K, l'angolo di visuale è di 170 gradi per la dashcam principale e 150 per le altre due. Display da 3 pollici, Wi-Fi da 5 GHz, GPS integrato. La registrazione dei filmati avviene tramite una micro SD da 64 GB fornita con la dashcam, ma possiamo ampliare la stessa fino a 512 GB. Ed in ultimo abbiamo la possibilità di eseguire dei comandi vocali ma in inglese, come attiva la registrazione, fa una foto e quant'altro. Installando questo modulo 24 ore a parte, va acquistato a parte ragazzi, non è fornito con la dashcam, possiamo attivare il monitoraggio di parcheggio. Il costo di questa dashcam? Detto questo, andiamo a fare l'unboxing e vediamo cosa c'è all'interno di questa D1000. Andiamo! Un libretto di istruzioni con lingua anche in italiano. 2 pellicole antistatiche. Dashcam supplementare. Adattatore per accendisigari con una presa USB. Una leva in plastica. Attacco per la dashcam con GPS integrato. 2 biadesivi di ricambio per la dashcam. Allora, questo è il display da 3 pollici. Sopra abbiamo la fessura per la micro SD, USB di tipo C per alimentare la dashcam, pulsantino. Qui abbiamo l'attacco per il supporto, dashcam principale e modulo secondario che ruota. Poi nella parte sottostante abbiamo i pulsanti, eccoli qua. Accensione e spegnimento, memoria, freccia avanti, freccia dietro, tasto ok, un microfono e un tastino di reset, quindi un foro per andare a resettare la dashcam. Io direi che possiamo andare fuori e installare tutto sulla mia Nissan Qashqai. Andiamo, va. Installazione ultimata. Ora vediamo come collegare il kit 24 ore nella scatola fusibili. La maggior parte dei kit 24 ore utilizzano dei fusibili presso fusi al cavetto, quindi un solo fusibile. Io ripeto, vado a utilizzare questa combinazione perché non terrò la dashcam sulla mia Nissan Qashqai, altrimenti avrei utilizzato questi adattatori con doppio fusibile, un fusibile che va a salvaguardare l'impianto della nostra autovettura e un fusibile dedicato per la dashcam, quindi vi consiglio vivamente di utilizzare questi adattatori. Allora, vediamo un attimino, un cavetto rosso con scritto ACC e va posizionato nei sedili riscaldabili, questo qui, ok, 1 2 3 4 5, il sesto fusibile della prima riga, eccolo. Poi il cavetto giallo con scritto B+, batteria più, va sempre sui 12 volt, quindi in questo caso lo posizioniamo qui nella riserva in cui ci sono sempre i 12 volt, ok. Il nero, la massa, questa qui, lo posizioniamo su questo bullone qua sotto, ok? Quindi il modulo 24 ore è installato. A questo punto apriamo il libretto di uso e manutenzione e andiamo a scansionare il QR code per scaricare l'applicazione. Accendiamo il quadro per accendere la dashcam. Ora possiamo fare aggiungi fotocamera, permesso del wifi mentre usi l'applicazione, successivo, connessione al wifi, GKU D1000,
password 1 2 3 4 5 6 7 ed 8. Connettiamo. Connessa, eccola qui, e queste sono le 3 telecamere. Allora, da qui si fa a schermo intero e da qui si cambia la visuale delle telecamere. Questa è la registrazione della telecamera anteriore internamente al modulo e telecamera posteriore, quindi abbiamo tutte e 3 le telecamere. Qui abbiamo le impostazioni: registrazione del suono, risoluzione del video 4K e 1080p per le altre due, o in alternativa abbiamo 2.5K e 1080p. Rilevamento di collisione media, bassa, più basso, più alto o disattivato. Intanto proviamo nella media posizione. Modalità di monitoraggio del parcheggio: se avete installato il modulo 24 ore che vi ho fatto vedere prima, potete attivare questa opzione e ci sono 2 possibilità: o sveglia o registrazione 12 o 24 ore. La modalità sveglia è riservata per la opzione di rilevamento di collisioni e la telecamera si dovrebbe accendere da sola quando rileva una collisione. Invece 12-24 ore è riferito alla modalità in time lapse. Infatti qui possiamo scegliere anche i fotogrammi al secondo che va a registrare in modalità time lapse: 1, 2 o 5 fotogrammi al secondo, per rendere il video molto meno pesante. Dall'applicazione possiamo fare queste cose che vi ho fatto vedere. Per il resto si fa tutto dalla dashcam in quanto a pulsanti fisici e display. Il pulsantino posizionato nella parte superiore della dashcam serve per bloccare un video. Prima prova: monitoraggio di parcheggio tramite il rilevamento di collisioni. Vediamo quanto è sensibile il sensore. Start recording. Seconda prova: monitoraggio di parcheggio tramite la registrazione in time lapse. Start time lapse video. Start recording. 1 2 3 prova, 1 2 3 prova. Registrazione audio e video con la nuova dashcam GKUD 1000.
Bene amici, siamo giunti al termine di questa recensione. Abbiamo visto insieme le caratteristiche di questa GKU D1000. Voi direte, cosa ti è piaciuto di questa dashcam? Partiamo con il dire che è abbastanza economica, come già detto, e la seconda cosa che mi è piaciuta è per quanto riguarda la registrazione che viene effettuata dalla telecamera principale, che registra fino in 4K. Anche di notte ha delle riprese abbastanza nitide e piene di dettagli. La prima cosa che sicuramente si può migliorare su questa D1000 è il sensore di collisione, ovvero il sensore G. Anche impostandolo alla massima sensibilità avete visto che ci vuole un urto molto consistente per far partire la registrazione in modalità di monitoraggio di parcheggio. Altra cosa che non mi è piaciuta è che non c'è la possibilità di regolare il voltaggio del kit 24 ore necessario per attivare il monitoraggio di parcheggio. Ultima cosa, e poi giuro mi taccio, è per quanto riguarda la registrazione della telecamera interna e della telecamera posteriore durante le ore notturne. Diciamo che è un neo un po' generalizzato di queste dashcam economiche. Se il video vi è tornato utile, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, grazie di cuore ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto in maniera di potermi supportare, lasciate un commento qua sotto, qualsiasi dubbio, perplessità o suggerimenti per quanto riguarda dashcam per le nostre autovetture, e noi ci si vede in una delle prossime recensioni. Mi raccomando, fate i bravi. Un bacione Francesco, ciao belli, state bene.